Amici di Moto.it, iniziamo il 2016 con una bella comparativa dedicata al mondo delle maxi enduro. Abbiamo qua due moto KTM e BMW caratterizzate dall'anteriore da 21 pollici e dal motore bicilindrico. Quindi Maurizio Gissi, sono le moto più adatte per fare un maxi enduro anche con un occhio al fuoristrada. Sì, però mi sembra che non siano le uniche moto con rotta da 21 e il motore bicilindrico quest'anno. Sei sicuro? Eh sì. Abbiamo con noi anche l'Honda Africa Twin e così rispondiamo a una polemica che c'è stata su Moto.it, perché qualcuno ci ha accusato di averne parlato troppo e per farlo contento la portiamo anche nella comparativa. Cosa dici? Perché mi sembra che a gennaio le vendite abbiano dato ragione alla casa giapponese. Beh, innanzitutto è una delle moto più importanti, più attese nella stagione, quindi il fatto che l'abbiamo inserita nella comparativa è assolutamente prevedibile. E comunque sì, a gennaio sono state oltre 500 le Africa Twin immatricolate, quindi è partita proprio con il botto, come si dice. Però le vendite sono una cosa e la resa su strada e in fuoristrada è un'altra, e noi finché non proviamo non ci crediamo, come dice il buon Tanca. Quindi adesso le moto le abbiamo portate su strada e in fuoristrada e vi raccontiamo come vanno e come sono fatte. E sarà con noi oggi Marco Del Mastro, che è un nostro collaboratore ormai storico, si è fatto l'agnello Treffen, l'elefante in Treffen, dove c'è freddo, dove c'è da faticare c'è. Queste tre moto non si pongono in confronto diretto, non è una comparativa in senso stretto, Maurizio, più che altro è una panoramica sulle Max Enduro col 21 anteriore e col motore bicilindrico, perché ovviamente come cilindrata, livello di potenza, equipaggiamento e soprattutto prezzo si posizionano diversamente. Ci spieghi un attimo il livello delle tre moto di oggi? Certo, sono tre modelli molto diversi per fasce di prezzo, per caratteristiche tecniche, potenza, e quindi vanno messe insieme più per evidenziare le differenze a questo punto che non per scoprire qual è la migliore fra tutte, ma per posizionare in maniera corretta. BMW F800 GS è stata rinnovata quest'anno, quindi questa è la versione 2016 di un modello nato nel 2008. Ricordiamo che ha un motore bicilindrico parallelo bialbero, 4 valvole per cilindro, accreditato di 85 cavalli. Viene venduta a 11.900 euro, questa è la versione un pochino più ricca e quindi al telaio rosso e paramani costa poco più di 12.000 euro. E quindi abbiamo a differenza di circa 1 migliaio di euro appena rispetto all'Africa Twin, che invece appunto è novità assoluta 2016, moto totalmente nuova che riprende appunto un nome di un modello formidabile del passato, più forse per la storia che non per le emozioni che dava in termini prestazionali. In questo caso non ha più il motore a V, ma è un bicilindrico parallelo come sappiamo, è un Unicam, quindi monoalbero, con 4 valvole per cilindro e qua la potenza è 95 cavalli. L'Africa Twin costa in versione ABS 12.900 euro, la versione Tricolor, che è questa, o la versione Rally replica, 13.200 euro, poi c'è la versione DCT che costa intorno ai 14.000 euro. Noi abbiamo preferito la versione senza perché pesa alla fine 10 kg meno e quindi fuori strada la differenza si fa apprezzare. Passiamo invece a KTM. KTM non è una novità 2016 come sappiamo, però è una moto di assoluto riferimento, quindi importantissima averla oggi. Motore bicilindrico a V di 75 gradi, qui la potenza è sovrana perché parliamo di 150 cavalli, quindi il 50% in più di Africa Twin, c'è una grossa differenza. Bicilindrico a V, bialbero, 4 valvole per cilindro, prezzo 16.000 euro. Come vanno su strada? Partiamo dalla novità di quest'anno che è l'Honda Africa Twin 1000. La millona giapponese conquista perché ripropone oggi quella guida rotonda e facile dell'Africa Twin di 20 anni fa, ovviamente in meglio, ad esempio la frenata. 20 anni fa l'ultima 7,5 non conquistava certo per la frenata, era piuttosto debole. Qua invece ritroviamo una frenata pronta, modulabile, magari non potentissima, però l'attacco è veramente quello che ricordiamo di tutte le moto stradali della Honda. Nel misto questa moto si guida bene, primo per il motore, perché non avrà i valori di coppia e di potenza di certe rivali, in particolare 1200, però ha un'ottima trattabilità ai bassi regimi ed è molto lineare e ha la coppia, la schiena che serve su strada ai medi.
A livello di guida si apprezza molto l'inserimento in curva, mentre l'uscita, quando si guida un po' spediti, denuncia un po' di sottosterzo, ma nell'insieme è una guida che piace, che conquista, perché è soprattutto facile. È una guida facile, intuitiva, prevedibile, quindi questi sono tutti aspetti positivi. Le sospensioni sono di escursione simile per tutte le moto che abbiamo qua. Sono 230 mm anteriore, 220 posteriore più o meno per tutte, poi lo vedrete meglio nelle schede, quindi sono escursioni lunghe, eppure anche nel misto sono ben controllate, anzi questo direi che sulle strade, per esempio quelle che abbiamo visto oggi, che sono non particolarmente livellate, il fatto di avere queste escursioni è anche un bel vantaggio in termini di sicurezza. I trasferimenti di carico ci sono sulla Africa Twin e quindi, come dicevi tu Andrea, il sottosterzo si sente, quindi la moto che in uscita tende un pochino ad allargare, si siede, e quindi da questo punto di vista sì, non è sportivissima, però l'avantreno dà una buona confidenza, quindi questo direi che è un buon aiuto. BMW nel misto è chiaramente una bella sorpresa, perché essendo la moto più leggera, più bassa di baricentro, è quella che si guida anche meglio, quella che è più facile per tutti. Personalmente avrei preferito una forcella un pochino meglio controllata in affondata e anche una frenata un pochino più pronta, ma poi qui si va veramente sui gusti personali. Aggiungo di BMW che ha un motore che non colpisce ovviamente per la potenza, perché è anche il più piccolo di questa panoramica sulle 21 pollici, però è molto regolare e fluido anche ai bassi e consuma sempre poco, un motore parco quando si va da benzinaio. La KTM ha un evidente DNA fuoristradistico, lo vediamo con la posizione di guida molto alta grazie al manubrio che sembra quasi un manubrio da enduro, e la ruota da 21 a raggi come le altre moto ovviamente. Però questa moto nel misto è una vera sorpresa, perché ha un inserimento in curva che è semplicemente esagerato. Dove vuoi che stia, lei sta, e non sembra una ruota da 21 pollici, è veramente precisa, stabile. Sicuramente a livello di prestazioni pure e di efficacia nel misto KTM è una spanna sopra, grazie anche al motore che abbiamo detto in città magari strappa un po', scalda un po', ma quando lo si porta tra le curve non ce n'è più per nessuno, è una vera scheggia. C'è anche una sicurezza molto importante in KTM, perché è l'unica moto delle tre che dispone della piattaforma inerziale che ci consente di avere il cornering ABS, che è uno strumento veramente importante, perché consente di pinzare forte anche a moto piegata, ad esempio in situazioni di emergenza, e in queste situazioni l'ABS lavora correttamente. Il fatto che abbia 150 cavalli non deve intimorire, no? Perché se lo si usa in maniera dolce, Andrea, questo motore è eccellente, però va detto che quando lo si spreme, il valore di potenza massima che ha Africa Twin, KTM ce l'ha 6.000 giri, poi da lì arrivare ai 9.000, insomma, è tutta un'altra musica. Adesso vi raccontiamo come sono andate, perché insieme a Marco ci siamo divertiti parecchio, le moto vanno bene in fuoristrada, va bene la GS 800 perché è molto facile e leggera, divertono un casino, fanno veramente dei numeri spettacolari. La Honda e la KTM hanno un equilibrio esagerato, i motori sono dolcissimi, sopra i 4.000-5.000 giri poi KTM fa davvero la differenza rispetto a Honda, e poi non parliamo rispetto a BMW, la differenza è davvero tanta. La piccola, la GS 800, nonostante sia la moto più vecchia tra le tre che abbiamo in prova, si è comportata molto bene, grazie a una sella bassa e a un peso contenuto, è un motore davvero facile. È la più facile delle tre moto che abbiamo qua oggi, perché appunto, come ricordavi tu, è più leggera, è più bassa, più stretta, ha un motore molto più dolce, quindi mette meno in difficoltà. Comunque su questa versione abbiamo anche l'ABS e il traction control in modalità enduro oltre che stradale, quindi anche questo è un aiuto, oltre al fatto che queste funzioni possono anche essere escluse e quindi si può andare senza ABS e senza controllo di trazione, per cui è vero che è meno performante delle altre due moto, però è sicuramente più facile per chi non ha una grande esperienza fuori strada. E anche la potenza di 85 cavalli in questo caso è d'aiuto, perché non mette in difficoltà, in crisi il pilota. Honda presenta un'Africa Twin dedicata oggi come allora a chi andrà in fuoristrada, e ci riesce molto bene perché ha un'ergonomia corretta. Questa moto si guida molto bene anche in piedi, grazie al serbatoio stretto e al manubrio, che richiede soltanto di essere ruotato un pelo in avanti per essere guidata in maniera ancora più confortevole con un controllo migliore. Il motore è molto potente, ha 95 cavalli, che sono un'infinità in più rispetto alle moto vecchie, però è molto regolare in basso e questo aiuta. E aiuta anche la forcella regolabile, ma che già col setting originale ha un'ottima taratura di compromesso.
mentre dietro soltanto sul veloce si nota qualche ondeggiamento di troppo del monoammortizzatore, che può essere però indurito nel precarico e nel ritorno idraulico. In fuoristrada ci ha colpito molto in particolare l'avantreno dell'Africa Twin, perché rispetto ad esempio a BMW ma anche a KTM è più caricato, ma questo non è detto che sia un limite, perché comunque la moto non tende a scartare, ma anzi si riesce a curvare puntando sull'avantreno e poi facendo spazzolare il motore per chiudere le curve. Allora, sull'Africa il controllo di trazione può essere escluso anche l'ABS, ma solamente sulla ruota posteriore, e questo vabbè è una scelta chiara di Honda, ma per i puristi fuori strada sarebbe bello poter escludere anche l'ABS all'anteriore. Ultima ma non ultima è la KTM, che svetta grazie a un motore regolarissimo e molto trattabile anche in fuoristrada, in particolare grazie alla modalità enduro che limita i cavalli a 100. La moto austriaca ha svettato su questo terreno sassoso e smosso anche grazie in virtù delle sospensioni, che sono completamente regolabili e hanno una taratura standard già molto efficace in fuoristrada. La ciclistica della KTM pone in luce due aspetti in particolare. Il primo è l'avantreno, che è molto leggero e quindi aiuta quando si trova un ostacolo o si trovano dei sassi smossi. Secondo è la grandissima trazione che ha la ruota posteriore anche quando si disattiva il traction control. Il difetto invece è palese e riguarda l'altezza della sella. Non si può di certo dare la classica zampata, a meno che non siate un vatusso quando siete in situazioni difficili in fuoristrada. A Maurizio lascio invece un commento, un pregio importante che ha la KTM, che riguarda i cerchi tubeless. Sì, delle nostre tre moto KTM è la sola a montare i cerchi per i pneumatici tubeless, e quindi questo è sicuramente un aspetto molto positivo. Come dicevi tu, le sospensioni sono di livello elevato e questo giustifica anche un prezzo d'acquisto che è più alto rispetto a quello delle nostre due concorrenti rivali di KTM in questo momento. Come la va in autostrada? Passiamo adesso a Honda. Honda è quella che si è comportata meglio per la protezione dall'aria, per l'avantreno molto stabile fino alle massime velocità e per le vibrazioni che non ci sono praticamente né sulla sella né sulle pedane. Quindi comportamento autostradale Honda, ma le altre moto sono comunque vicine, in particolare credo la KTM, che ha un motorone che non finisce più. Sì, soprattutto poi se si ha l'accortezza di alzare il vetro e possibilmente magari di prendere quello optional più alto, direi che anche dal punto di vista del riparo in autostrada KTM se la cava benissimo. Un altro aspetto positivo per Honda è il consumo in autostradale, che è abbastanza basso, va detto che ha un consumo interessante, lo troverete anche questo nella prova. Comportamento in città. Partiamo adesso dalla BMW, perché è quella che si è comportata meglio grazie alla leggerezza, alla sella bassa e al motore molto facile da trattare. Ha meno cavalli ma una coppia molto regolare che si apprezza in città. Quindi in città direi che BMW, nonostante sia una vecchietta, è andata molto bene. Beh certo, il fatto di pesare meno delle altre, ricordiamo che pesa 214 kg a pieno contro i 232 di Africa Twin e i 235 di KTM. Parliamo di pesi dichiarati con il pieno. Nella nostra prova poi più sotto nel testo troverete tutti i dati verificati per quanto riguarda le prestazioni velocistiche, il banco prova e chiaramente anche il peso. Quindi in città sicuramente è più comoda e più facile la GS, perché è più bassa di sella, è più dolce, è più progressiva, quindi non mette in difficoltà anche i neofiti, è abbastanza stretta anche. Al secondo posto io metterei comunque Africa Twin, perché è talmente equilibrata per quanto riguarda stacco di frizione, dolcezza del motore in basso, che si riesce veramente a giocare di equilibrio nel traffico. Qualcosina meno per l'Adventure, perché come sappiamo è un motore molto potente, quindi in basso anche un pochino meno elastico, tende a strappare un po' di più. E già che ci siamo, accenniamo anche alle prestazioni massime, quindi alle velocità che queste moto sono in grado di esprimere. La nuova Honda va a 203 all'ora, la velocità massima che abbiamo rilevato noi, con un grosso scarto del tachimetro. Sulla nostra moto segna addirittura il 10% in più, quindi c'è una grossa differenza. KTM 150 cavalli, quindi potentissima rispetto alle altre due moto che abbiamo qua oggi, sviluppa una velocità abbondantemente superiore ai 230 orari. Non vi diciamo qual è, ma tanto lo si sa già, noi non pubblichiamo mai le velocità superiori ai 230 orari per politica editoriale. La sorpresa arriva un pochino dalla GS, che pur avendo 10 cavalli meno dell'Africa Twin alla fine va più veloce, perché fa 208 orari, che insomma è una velocità di tutto rispetto. Ergonomia e come si sta in sella queste moto sono diverse, sono simili a vederle, proprio in sella cambia davvero tanto la situazione. KTM ha un manubrio molto alto, pedane anch'esse alte e piuttosto arretrate, è una posizione di guida molto sportiva che fa sentire proprio bene sulla moto. Honda ha un approccio invece diverso, è una Max Enduro col 21 ma più turistica, al manubrio più vicino al pilota, pedane più basse, più avanzate, mentre alla fine BMW
sembra quasi una gattona, ha una posizione molto allungata e più bassa rispetto alle altre due moto, e il manubrio anche è molto largo ma basso. Sorprende KTM perché comunque è un adventure, quindi si pensa che sia una moto dedicata al fuoristrada, invece ha la posizione di guida estremamente reattiva per la guida su asfalto, e quindi il fatto di avere pedane più centrate e più arretrate, il fatto di avere il manubrio non troppo alto, perché per esempio Honda ce l'ha più alto e più largo, dà veramente un controllo dell'avantreno superiore, e questo è un punto a favore dal punto di vista della versatilità di KTM. KTM ha un'altezza sella molto alta rispetto alle altre moto, quindi chi non è alto di statura ha dei problemi, sinceramente, questo va riconosciuto. Honda, sì, come dicevi tu, è classica endurona, quindi piuttosto alta, una posizione più classica secondo la scuola enduro, quindi con pedane più centrate ed avanzate, e un manubrio che è più largo e alto. Il discorso che si sposta a BMW va detto che è molto più semplice da un punto di vista dell'approccio, quindi la sella più bassa da terra, e tra l'altro BMW prevede varie selle per 10 cm totali tra livello più basso e livello più alto, quindi è adattabile anche, però questa che è la standard è comunque una posizione più bassa rispetto alle altre due moto. La moto è più leggera, più corta, però si è anche inseriti meno precisa rispetto alle altre due moto. Poi sempre a livello di comfort in viaggio parlerei della protezione dall'aria e delle vibrazioni. La Honda, lo si vede chiaramente, è quella che protegge meglio dall'aria perché ha un cupolino prettamente stradale, un cupolino che protegge anche fino, l'abbiamo provata dove possibile su strade chiuse al traffico, ha una velocità massima superiore effettiva di poco ai 200 orari, e fino alla massima velocità la protezione è molto valida. BMW e KTM fanno una scelta diversa, hanno deciso di montare dei cupolini meno protettivi che però agevolano la guida in fuoristrada, perché quando si guida in piedi comunque restano più bassi, quindi è una scelta diversa. Con Honda si va protetti fino ad alta velocità, con le altre moto meno. Vibrazioni siamo messi davvero bene, soprattutto con Honda e KTM. Ci sono vibrazioni ridottissime, le pulsazioni tipiche del bicilindrico su sella e su manubrio, mentre sulla BMW il discorso è diverso perché lì si sente l'anzianità del progetto, perché le vibrazioni sul motore 800 parallelo ci sono sempre state, e anche sulla nuova 800 si sentono agli alti regimi sul manubrio in particolare, e alla lunga danno fastidio. Sì, sono vibrazioni che iniziano dai 4500 giri circa in avanti, sono sensibili al manubrio, crescono in maniera regolare, e nonostante il motore abbia un sistema di equilibratura delle vibrazioni, comunque non le contiene in maniera così elevata. Effettivamente questo è storicamente un motore che vibra, anche se non fastidiosamente, ma va detto che vibra più degli altri due che sono più grandi e più potenti. Faccio un piccolo passo indietro sulla protezione aerodinamica per dire che tutte queste moto hanno in optional i vetri più alti, evidentemente. KTM però anche è l'unica ad avere il vetro regolabile in altezza, quindi è un piccolo plus che va dato a KTM. I paramani sono di serie su KTM e su Africa Twin, come abbiamo visto invece si pagano con un piccolo sovrapprezzo su F800 GS. Un piccolo aspetto che riguarda ancora il comfort è il calore. Qui oggi fa freddo, quindi non abbiamo potuto verificarlo. Sappiamo però per esperienza che KTM un pochino scalda, questo lo sanno anche gli utenti. Honda mi pare che tu abbia provato in Sudafrica con 40 gradi e dicevi che invece non scalda, quindi questo va detto che è positivo, e la situazione non è grave dal punto di vista invece per quanto riguarda BMW, che non è un motore che anche in estate scalda particolarmente. Partiamo adesso dalla moto più piccola, dalla BMW, a salire fino alla KTM per raccontarvi le strumentazioni e i blocchetti, perché queste moto fanno vedere anche di appartenere a stili diversi, epoche anche un po' diverse. La BMW F800 GS è quella che ha la strumentazione un po' più classica e i blocchetti anche più classici nello stile, più noti. Però questa non mi sembra una pecca, perché sono a livello ergonomico forse quelli più semplici da usare, e non è una moto che ha poco. Anche questa, l'ABS, il controllo di trazione regolabile, una strumentazione completa. Forse è un po' vecchia come stile, Maurizio, con i due quadranti analogici. Siamo abituati adesso a strumentazioni avveniristiche su KTM e soprattutto su Honda, però a livello ergonomico questa moto si manovra bene. Questa strumentazione ha un aspetto, se vuoi, tradizionale, ma è molto funzionale, perché avere i quadranti classici con l'indicatore analogico e quindi a lancetta permette
di vedere esattamente i giri in cui stiamo usando il motore, la velocità, proprio con colpo d'occhio. Questa versione della nostra GS, tra l'altro, monta sia i pacchetti Dynamic che il pacchetto Comfort, per cui ha anche il computer di bordo che vediamo qui, e ha anche una funzionalità in più interessante, che è il controllo di trazione e l'ABS fatti per il fuoristrada, quindi questa è una cosa sicuramente utile per chi fa off-road. Questa moto ha due mappature, quindi ha una mappa road e si possono cambiare semplicemente il blocchetto. Qui c'è la mappa road e la mappa enduro, e poi ha chiaramente controllo di trazione e ABS che sono disinseribili per quando si fa il fuoristrada. Poi, cosa che non guasta in giornate come questa, sulla BMW non mancano mai le manopole riscaldate, che è un optional utile, apprezzabile, che non è di serie sulle altre moto. Manopole riscaldate, e poi questa appunto anche le sospensioni ESA, visto che il pacchetto Dynamic, quindi diciamo che è una moto full optional, per cui ci sono 600 euro di pacchetto Comfort e altri 650 di pacchetto Dynamic, quindi il prezzo sale parecchio, però è una moto completissima, ha il cavalletto centrale, i paramani come abbiamo visto, quindi è veramente full optional. La Honda Africa Twin 1000 ha una strumentazione che colpisce sicuramente la vista, perché è totalmente digitale, si legge bene perché è a matrice negativa, quindi anche col sole ha una leggibilità ottima. Mentre la leggibilità non è così buona quando c'è un velo di polvere nella guida fuoristrada. Ci sono tutte le informazioni del caso, dal consumo medio, consumo istantaneo, 2 trip, il contagiri con la barra digitale, l'odometro, c'è veramente tutto. Questo è il tasto dell'ABS, che può essere escluso soltanto sulla ruota dietro, mentre davanti è sempre attivo, per una scelta progettuale della casa giapponese. Adesso chiedo a Luca invece di inquadrare quella che ritengo, non so se Maurizio è d'accordo con me, la pecca più grossa di questa moto, che è il blocchetto elettrico di sinistra. È davvero di difficile consultazione, e soprattutto quando c'è da richiamarlo per un lampeggio nel passing o per usare il clacson, non è così immediato. Faccio vedere una cosa adesso ai nostri lettori, che è il passing, ad esempio, che viene usato tantissimo, e non per superare le macchine, ma per segnalare una situazione di emergenza. Dove c'è il passing sulle altre moto, qui sulla Honda c'è la regolazione del controllo di trazione. Quindi tante volte vuoi lampeggiare una macchina perché ti sta tagliando la strada e invece cambi il settaggio del controllo di trazione, che secondo noi non è neanche una cosa poi così sicura, a dirla tutta. Il passing è posto su questo tasto, il lampeggio, mentre indicatori di direzione e clacson sono in posizioni invertite rispetto a quanto siamo soliti vedere su altre moto a briglia a parte, se non sbaglio. Sì, non sarei così severo come Andrea, diciamo che ci si abitua poi anche rapidamente con l'uso a disposizione dei vari interruttori. Sicuramente non avere il passing con l'indice ma con il pollice è più scomodo perché è meno veloce, quindi questo hai perfettamente ragione, e avrebbero potuto semplicemente prevedere il controllo di trazione in una posizione differente usandolo appunto con il pollice, perché poi non lo si fa in emergenza, cosa che capita invece con il lampeggio. KTM, la 1190 la conosciamo ormai bene, ha il contagiri analogico e 2 bei quadranti digitali, eccoli qua. Direi che la strumentazione è completissima, si legge abbastanza bene, tranne quando si ha il sole alto alle spalle, perde un po' di leggibilità, però direi che siamo veramente messi bene con la KTM. A livello invece di comandi, di blocchetti, può risultare i primi chilometri un po' complicato utilizzare quello di sinistra, perché ha un menu molto ricco. Si può navigare nelle informazioni e anche nei riding mode, che possono essere cambiati con questo tasto, e la KTM dispone di ben 4 riding mode: off-road, rain, street e sport. Sport e street danno la piena potenza di 150 cavalli, mentre rain e off-road sono a 100 cavalli. C'è da dire anche che è un po' complicato navigare nel menu, perché KTM consente di entrare nei vari settaggi e impostare nei singoli riding mode e il livello di intervento sia del controllo di trazione che dell'ABS, fino a escluderli. Sì, però come dicevi tu Andrea, è talmente ricco di funzioni per cui si perde forse mezz'ora, un'ora per imparare ad utilizzarlo, e poi sono solo vantaggi perché si può veramente modificare molto su questa moto. Tra l'altro, se non sbaglio, ha anche i sensori di pressione pneumatici, e quindi anche questa è una nota positiva per quanto riguarda la sicurezza.
Parliamo ora della qualità delle moto, perché hanno prezzi diversi a cui corrisponde anche una qualità in parte diversa. Io direi che le finiture più belle tra le tre forse c'è la Honda, che si pone a metà strada come prezzo, però è costruita veramente bene, e in questo caso i giapponesi, non solo con Honda ma anche con le altre tre sorelle, ci fanno vedere sempre una qualità delle fusioni, delle verniciature, dei materiali molto buona. KTM costa cara, ma non le si può fare nessuna critica, perché anche a livello di componentistica, pensiamo ad esempio alle sospensioni VP completamente regolabili, è ben fatta. La BMW non è che sia fatta male, però per quello che costa potrebbe essere fatta meglio. Pensiamo ad esempio alla forcella, che non è regolabile, o anche alle pedane del passeggero, che a differenza che sulle altre due moto sono saldate al telaio, non sono imbulonate. BMW da un punto di vista della dotazione probabilmente è un pochino inferiore alla qualità della dotazione rispetto al prezzo, quindi il posizionamento è alto e quindi sì, il fatto di non avere la forcella regolabile, il fatto di avere molte parti in plastica non verniciate, le pedane che non sono amovibili, le pinze del freno che comunque sono di una qualità più bassa rispetto a quelle che montano in altre moto, quindi diciamo che da un punto di vista proprio del percepito, Honda come qualità-prezzo è quella che si posiziona meglio, come dicevi tu Andrea. Ok, andiamo a farci una notturna in fuoristrada con Marco, siamo pronti? Via, andiamo, dai. Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Dopo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare la tesa, siamo arrivati